Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale Lerniamo. Il video di oggi solleverà il morale di molti stranieri che studiano l'italiano e sono frustrati quando commettono errori. E già, perché oggi vedremo gli errori più frequenti commessi dagli italiani. Innanzitutto è doveroso fare una piccola premessa. Molti degli errori che discuteremo oggi, sebbene siano estremamente diffusi, non sono commessi da qualsiasi italiano o in qualsiasi parte dell'Italia. Ma iniziamo subito con il primo errore. Un errore molto diffuso è l'uso del pronome gli, cioè a lui, anche quando dovremmo utilizzare le, cioè a lei. È vero, frasi come per esempio ho chiamato Carla e gli ho detto la verità non sono corrette perché dovremmo dire ho chiamato Carla e le ho detto la verità. Anche se purtroppo lo dicono in molti. Esatto, molti usano gli sbagliando. L'altro errore, o meglio l'altra serie di errori, riguarda il tanto temuto congiuntivo. Già, perché questo non è difficile solo per gli stranieri, ma anche per gli stessi italiani. Infatti potrebbe capitarvi di sentire molti nativi utilizzare frasi come credo che oggi è una bella giornata oppure se sapevo non lo facevo. L'uso dell'indicativo al posto del congiuntivo è un fenomeno molto diffuso nella lingua italiana che, secondo alcuni studiosi, porterà alla definitiva scomparsa del congiuntivo. Però, fin quando c'è, usiamolo, giusto per dare alla lingua quelle sfumature di significato di cui ha bisogno, per renderla un po' più colorita. Dunque, le frasi utilizzate in precedenza come esempi, se vogliamo usare la forma più corretta, dovrebbero essere credo che oggi sia una bella giornata. Oppure l'altra, se avessi saputo, non lo avrei fatto. Se volete conoscere tutti i casi in cui bisogna usare il congiuntivo, vi consigliamo di dare un'occhiata al video che abbiamo preparato per voi. Il link lo trovate nella descrizione o cliccando qui. Vediamo adesso errori più strettamente legati alla forma scritta. Come si scrive questa parolina? Con accento o senza? Bella domanda. Molti italiani tendono a scrivere frasi come Lucia dà il libro a Matteo. Frasi come questa, però, dovrebbero essere scritte con l'accento sulla parola da. Infatti, da, senza accento, è una preposizione che indica generalmente provenienza, per esempio vengo da Torino. Invece il verbo dare alla terza persona singolare del presente indicativo prende l'accento. Ma Ma perché? perché? Dunque, la regola generale vuole che le parole monosillabiche, cioè quelle parole con una sola sillaba, si scrivano senza alcun accento. Dunque scriveremo Maria fa sport invece di Maria fa sport. Scriveremo vieni qua invece di vieni qua. Però, quando abbiamo due parole
che si scrivono nello stesso modo ma hanno significati diversi, per distinguere l'una dall'altra poniamo l'accento su una delle due, in questo caso il verbo dare. Sì, quindi l'esempio iniziale dovrebbe essere scritto in questo modo. Lucia dà il libro a Matteo. Non sottovalutate gli inganni della pronuncia. Ci sono molte parole che quando le pronunciamo può sembrare che siano attaccate, ma che in realtà si scrivono staccate. Già. Ad esempio, se vogliamo dire che una cosa si trova vicino ad un'altra, diremo, o meglio scriveremo, che è a fianco e non a fianco. A fianco in realtà esiste, ma è la prima persona singolare del presente indicativo del verbo affiancare, che significa avvicinare due o più cose o sostenere una persona in un'attività. Sì, dunque io e Graziana siamo a fianco. In questo momento siamo a fianco, però io solitamente affianco Graziana nel fare questi video. Stessa cosa vale per a posto. Se una persona ci scrive come va, dovremo risponderle tutto a posto e non tutto a posto per dirle che va tutto bene. Quindi attenzione. Ma ci sono tantissime altre espressioni che possono trarre in inganno, ma che bisogna scriverle staccate, come per esempio a proposito, al di là, a parte e così via. Per non dimenticare poi quelle che si scrivono con l'apostrofo, come d'accordo, tutt'altro, tutt'uno, all'incirca e così via. Passate dal nostro sito per vederle tutte, il link è nella descrizione. Ma fate anche molta attenzione alla parola finora, che significa fino a questo momento e si scrive, come potete vedere, tutta attaccata. Sì, perché la forma staccata di finora è piuttosto antica, non si usa più molto, quindi la sconsigliamo però. Ma ne vediamo un altro? Ci stai prendendo gusto, eh? Un pochino. E va bene, dai, vediamone un altro. Per ultimo, abbiamo un errore molto diffuso soprattutto nel sud Italia e nell'oralità, cioè l'utilizzo di ci per indicare a lui o a lei. Sì, in frasi come per esempio cosa regali a Lucrezia? Ci do un mazzo di fiori. Non possiamo assolutamente usare ci, è scorretto al 100% perché dovremmo dire le do un mazzo di fiori. O ancora, cosa hai detto a Marco? Ci ho detto il mio segreto. Sbagliato. Dovremmo dire cosa hai detto a Marco? Gli ho detto il mio segreto. Perfetto. Ora, se vi sentite pronti, provate a fare il nostro test di grammatica di cui trovate il link nella descrizione O qui. e non dimenticate di seguirci su Facebook, Instagram e Twitter dove pubblichiamo ogni giorno contenuti nuovi ed esclusivi. Noi vi salutiamo. Alla prossima! Ciao ciao.